Forse anche tu, da ragazzo, hai imparato a guidare su una di queste. Una piccola Fiat, il motore dietro, il rumore di una lavatrice impazzita, il riscaldamento che non funzionava mai, la 126. Per tantissimi italiani, la prima auto, il primo viaggio, la prima libertà. Ma c'è una cosa che in Italia sono in pochi a sapere. Quella stessa macchinetta, partita da Torino, è diventata l'anima di un'altra nazione, a 1500 km da qui, e lì, ancora oggi, la amano forse più di quanto l'abbiamo mai amata noi. Questa è la storia di come la Fiat ha motorizzato la Polonia. Per capire questa storia, dobbiamo tornare agli anni 30. In Italia la Fiat aveva appena lanciato un'auto destinata a cambiare tutto, la 508, la Balilla, piccola, robusta, economica. Fu lei a mettere su 4 ruote l'Italia di quegli anni. Ma c'era un altro paese che sognava le stesse cose, la Polonia, una nazione giovane, rinata da pochi anni, che voleva una sua industria, una sua automobile. E così a Varsavia lo Stato polacco firmò un accordo con Torino. Nel cuore degli anni 30, dalle officine di Varsavia, cominciò a uscire la Polski Fiat 508, la balilla polacca. Fu la prima vera automobile costruita in serie in Polonia. La stessa macchina che stava motorizzando l'Italia, ora motorizzava anche loro. Poi arrivò la guerra. L'invasione del 1939 spazzò via tutto, le fabbriche, i progetti, i sogni. Ma quel legame tra Torino e Varsavia non era finito. Era solo, in pausa. Facciamo un salto di 20 anni. È il dopoguerra. La Polonia è cambiata. Ora è un paese comunista, dietro la cortina di ferro, e le automobili quasi non esistono. C'è la Sirena, piccola e fumosa. C'è la Warszawa, pesante, derivata da un vecchio modello sovietico. Roba già nata vecchia, un paese intero che aveva bisogno di muoversi, e non poteva. Poi, nel 1965, succede qualcosa. Il governo polacco torna a bussare alla stessa porta di 30 anni prima. Torino, la Fiat. Viene firmato un nuovo accordo e questa volta la Fiat non sarebbe rimasta in Polonia per qualche anno, ma per generazioni. Da quell'accordo nascono 2 automobili che ogni polacco sopra i 50 anni conosce ancora a memoria, 2 macchine che hanno fatto la storia del paese e curiosamente nessuna delle 2 era una copia esatta di quella italiana. La prima si chiamava Polski Fiat 125P. In Polonia tutti la chiamavano Duży Fiat, la grande Fiat. Da fuori sembrava la nostra Fiat 125, la stessa carrozzeria squadrata, elegante, da berlina vera. Ma sotto il cofano era un'altra macchina. Per risparmiare e per adattarla alle strade polacche, dissestate, dure, i tecnici montarono i vecchi e collaudati motori della Fiat 1300 e 1500, meccanica più semplice, più robusta, carrozzeria rinforzata. Cambiarono persino i fari, tondi invece che rettangolari come in Italia, e poi fecero qualcosa che da noi non si era mai visto. La trasformarono in tutto. Berlina, familiare, pick-up, perfino limousine. Per un polacco di quegli anni, la grande Fiat era un sogno. Costava l'equivalente di 4 anni di stipendio e per averla bisognava aspettare anche 5 anni in lista d'attesa. Non era un'auto, era un traguardo di vita. E qui arriva il dettaglio che fa sorridere noi italiani. In Italia la Fiat 125 uscì di produzione nel 1972, dopo appena 5 anni. In Polonia continuò a nascere fino al 1991, quasi 1,5 milioni di esemplari. Mentre noi l'avevamo già dimenticata, loro la stavano ancora costruendo. Ma l'auto che motorizzò davvero la Polonia fu un'altra, più piccola, più umile e più amata di tutte, la Fiat 126P. In Italia la chiamavamo semplicemente la 126. In Polonia le diedero un nome che dice tutto, Maluch, il piccolino. Come si chiama un bambino che muove i primi passi? E fu esattamente questo, i primi passi di un intero popolo sulle 4 ruote. Dal 1973 le Maluch cominciarono a uscire a migliaia dalla fabbrica di Bielsko-Biała e poi da quella di Tichy. Era minuscola, spartana, gelida d'inverno. Si racconta che certe mattine la mettevi in moto con il manico di una scopa. Ci stipavi dentro una famiglia intera
le valigie sul tetto e partivi per le vacanze, 12 ore di viaggio, con qualche sosta dal meccanico per strada, ma era tua, e in un paese dove avere un'auto era un lusso, questo cambiava tutto. In Italia la 126 uscì di scena nel 1980. In Polonia, l'ultima Maluch lasciò la fabbrica il 22 settembre del 2000, 20 anni dopo, oltre 3 milioni di esemplari in tutto. Te lo immagini? Mentre da noi la 126 era ormai un ricordo da rottamare, in Polonia era ancora il sogno di una famiglia. Negli anni 70 però, la Polonia voleva qualcosa di proprio, un'auto polacca nel nome e nell'orgoglio. Così, nel 1978, nacque la FSO Polonez. Il nome richiamava la Polonaise, la danza nazionale polacca. Era il simbolo di un paese che voleva camminare con le proprie gambe. Ma c'è un segreto sotto quella carrozzeria. La meccanica era ancora quella della 125P, quindi, in fondo, ancora Fiat. E quelle linee moderne e spigolose, così di moda allora, vennero create dai designer della FSO e dal centro stile Fiat sulla base della Concept Car ESV 2000, progettata da Giorgetto Giugiaro. Insomma, anche l'auto più polacca di tutte aveva un cuore e una matita italiani, e la Polonaise dominò le strade della Polonia per oltre 20 anni. E poi, come sempre, la storia cambia. Cade il muro, arriva il libero mercato e le due fabbriche che avevano motorizzato la Polonia prendono due strade opposte. La prima è la FSO a Varsavia, quella della 125P e della Polonez. Negli anni 90 viene venduta ai coreani della Daewoo, poi passa agli americani della General Motors, poi a proprietari ucraini, di mano in mano, di crisi in crisi. L'ultima auto esce dalla catena di montaggio nel 2011. Poi i capannoni vengono abbandonati e presto faranno posto a condomini. Della grande FSO oggi non resta quasi nulla, ma c'è l'altra fabbrica, quella della piccola Maluch, la FSM, a Tychy, nel sud della Polonia. Nel 1992 questa fabbrica viene comprata, indovina da chi? Dalla Fiat, quella stessa Fiat che 60 anni prima aveva firmato il primo accordo con i polacchi. E quella fabbrica, oggi, è ancora viva, ancora in attività. Lì dentro, proprio in questi anni, si costruiscono Fiat 500, Jeep, Alfa Romeo, sotto il gruppo Stellantis. Il cerchio, in un certo senso, si è chiuso. La storia italiana in Polonia non è mai davvero finita. Oggi le vecchie Fiat polacche sono quasi sparite dalle strade, ma non dai cuori. In Polonia la 125P e la Maluch sono diventate un culto, le restaurano con amore, portano gli sposi il giorno del matrimonio, le collezionano come tesori di famiglia. C'è una storia che adoro. Qualche anno fa gli abitanti di Bielsko-Biała, la città dove nasceva la Maluch, ne restaurarono una e la spedirono in regalo oltre l'oceano a Tom Hanks. Sì, l'attore di Hollywood, solo perché lui aveva detto di amarla. Una macchinetta da pochi soldi diventata un simbolo di orgoglio nazionale. E qui secondo me c'è qualcosa di bellissimo, perché quando un italiano rivede una vecchia 126 gli si stringe il cuore, pensa a suo padre, alle ferie al mare, alla sua gioventù. E sai una cosa? A un polacco succede esattamente la stessa, identica cosa. Due popoli diversi, due lingue diverse, ma la stessa, piccola automobile italiana nel cuore. Noi italiani ce lo dimentichiamo spesso, pensiamo alla Fiat come a una cosa solo nostra, ma quei motori, quelle linee, quei nomi hanno fatto innamorare mezza Europa e hanno costruito, mattone dopo mattone, un ponte tra l'Italia e la Polonia che dura ancora oggi. Io vivo qui, a Varsavia, e ogni tanto, in una via secondaria, vedo una vecchia Maluch parcheggiata, sbiadita, un po' arrugginita, e sorrido, perché dentro quella macchinetta c'è un pezzo d'Italia e un pezzo di Polonia, insieme. Se questa storia ti è piaciuta, iscriviti. Ogni video è un racconto di un capitolo dimenticato di storia. E dimmi nei commenti, qual è stata la tua prima auto? Scommetto che ha una storia anche lei.